Ciao a tutti ragazzi e come sempre benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere un pacco che mi è arrivato in questi giorni dalla Salvimar e con l'occasione ringrazio l'azienda e in particolare Marco Zannini e Massimo Quattrone che diciamo così mi mandano sempre il materiale da provare e questo a me fa molto piacere che diciamo così posso avere questa occasione. Adesso andiamo a vedere che cosa mi hanno mandato. Io già so il prodotto che è uscito da circa un anno, però così volevo andare ad aprire insieme a voi e farvelo vedere. Allora, stiamo parlando della nuova Cripsys 101. Io avevo già provato il modello precedente, quindi la Cripsys normale. Mi sono trovato abbastanza bene e l'ho utilizzata per 2 stagioni estive perché era una 5 mm e mezzo. La 7 mm purtroppo la misura era sbagliata e non ho avuto occasione di provarla. Ho fatto un video anche in questo caso di unboxing, però purtroppo ho dovuto rimandare indietro la muta e per problemi poi di consegne e approvvigionamenti non mi è più tornata. Però mi hanno mandato adesso il modello nuovo, quindi la 101 e andiamo a vederla. Sostanzialmente è simile al modello precedente, sia come cuciture come fattura. Quello che cambia sono le misure che hanno standardizzato come le altre aziende, quindi S, L, XL. Quella precedente, se ricordo bene, erano leggermente più grandi, quindi se uno non la provava non era sicuro al 100% della misura, mentre in questo caso hanno praticamente standardizzato la cosa. Altro sostanziale cambiamento è stato il neoprene. In questo modello hanno utilizzato un neoprene più morbido a cellula aperta, l'SHL Foam, quindi è ancora più confortevole, è più caldo e rimane, diciamo così, più comodo sia per indossarla che per toglierla. Adesso andiamo a vedere la muta. Allora, come sempre è imballata perfettamente, protetta. Anche in questo caso hanno utilizzato sempre i soliti tubi per non farla rovinare e schiacciare. Allora, questo è il pantalone a vita alta, anche questo è rimasto pressappoco lo stesso. C'è un piccolo cambiamento che sto vedendo adesso. In pratica la parte del petto è a spessore differenziato, quindi un pochino hanno utilizzato un neoprene più fino, molto probabilmente un 3 mm, sempre monofoderato, e diciamo questo agevola sicuramente la respirazione. E questa è la giacca, eccola qua. A me hanno mandato una misura L, quindi in teoria dovrebbe starmi bene perché ho sempre diciamo, utilizzato mute M, quelle standard. Chiaramente dovrò provarla. Allora, questa è la giacca e come ho anticipato praticamente è molto simile all'altra. I cambiamenti sono stati fatti nelle misure e per quanto riguarda il neoprene. Hanno utilizzato un neoprene diverso, più morbido, l'SHL Foam, quindi per renderla ancora più confortevole rispetto all'altro modello e hanno cercato così di perfezionare e togliere magari qualche piccolo difetto rispetto all'altra. Allora, la giacca quindi ha lo stesso mimetico utilizzato e lo stesso materiale a livello di fodera. Questo mimetico è molto bello. Hanno realizzato delle foto ad alta risoluzione del fondale e hanno cercato, diciamo così, di adattarla e scomporla
nel miglior modo possibile, realizzando così un qualcosa di veramente diverso che si adatta un po' su tutti i tipi di fondali, e devo dire che in acqua cioè, questa muta scompare, quindi il mimetico è veramente bello. Hanno anche in questo caso messo un appoggio sternale in gomma saldato, incollato direttamente sulla fodera, quindi molto, molto grande, comodo per, chiaramente per chi utilizza arbalete come fucili, quindi non scivola, così agevola il caricamento. Anche questo modello, tutti i bordi sia dei polsi che del cappuccio e anche del gonnellino intorno sono stati rinforzati con lo stesso materiale, quindi un risvolto in tessuto e con doppia cucitura, in modo da rendere le parti molto resistenti, e uno può toglierla e metterla senza problemi e aver paura di strapparla, scucirla, scollarla, eccetera eccetera. Per quanto riguarda l'aggancio e la chiusura della giacca, hanno utilizzato anche in questo modello degli alamari, hanno cambiato un po' l'estetica dell'alamaro, ma praticamente il funzionamento è sempre lo stesso, quindi va, e poi tirare fuori il maschio che ha questo perno molto molto comodo e resistente. Quando uno la mette, chiaramente la inserisce nel foro grande e poi basta fargli fare lo scatto e farla scendere giù, e la coda di castoro rimane fissa e non si muove. È un sistema che io preferisco rispetto al velcro, perché il velcro col tempo, quando uno lava la muta, ok, perde sempre un po' la tenuta e tende sempre un po' a rovinarsi, mentre con questo sistema è praticamente impossibile. Queste parti qui sono state rinforzate, quindi non c'è neanche il pericolo che si scollino o si strappi il neoprene, è fatto veramente bene. Per quanto riguarda invece i pantaloni, qui è stata fatta una piccola modifica, allora il resto è rimasto lo stesso, quindi stessi bordi rinforzati con doppie cuciture. Anche in questo caso sulle ginocchia ci sono dei rinforzi in gomma per proteggere dai colpi, da qualsiasi altra cosa, abrasioni, mentre nella parte alta è stato cambiato il sistema. Mentre prima era diciamo fino a su dello stesso spessore di neoprene, in questo caso hanno fatto uno spessore differenziato per agevolare la respirazione, quindi sempre più confortevole come prodotto. Bene ragazzi, io spero di essere stato utile e di aver detto tutto. Se avete dubbi, se avete domande, qualsiasi cosa, scrivete sotto al video, a me fa piacere, io cercherò di rispondervi quanto prima. La muta adesso è il periodo estivo, cercherò di provarla il prima possibile, anzi non vedo proprio l'ora. Successivamente farò un altro video come quello che ho fatto 2 anni fa circa, quindi cercherò di dirvi quali sono i pregi e i difetti di questa muta. Allora grazie ancora, e se non siete iscritti fatelo, a me fa piacere. Ci sentiamo nei prossimi video. Ciao a tutti e a presto!